Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Uno dei casi di cronaca nera più impressionante di tutti i tempi. Uno dei massacri più feroci mai visti. Un massacro senza scopo, un massacro senza senso. Oggi vi racconto la storia del delitto di Novi Ligure. È la sera del 21 febbraio 2001, sono circa le 21, quando la sedicenne Erika De Nardo, tutta imbrattata di sangue, percorre il vialetto della sua casa a Novi Ligure, nel quartiere Lodolino, in via da Catra, e raggiunge la strada in cerca d'aiuto. Ha gli occhi sgranati dal terrore, piange e urla. Si ferma un'auto con a bordo due donne, una madre e una figlia, che non conoscono la ragazza, ma si rendono conto che ha bisogno d'aiuto e la soccorrono. Erika è disperata, sostiene che due albanesi si sono introdotti in casa sua e hanno ucciso sua madre e suo fratello, ed è spaventata per suo padre, che sta per rientrare a casa. Le due donne la soccorrono, la portano in un bar, cercano di tranquillizzarla e intanto chiamano i soccorsi. Alle 21:12 tre gazzelle dei carabinieri accerchiano la villetta. Arriva anche un'ambulanza, ma per Susi Cassino, di 42 anni, e suo figlio Gianluca, di 10 anni, non c'è più niente da fare. Sono stati uccisi con 97 coltellate. Carlo Carlesi, procuratore di Alessandria, un settantenne con 40 anni di esperienza alle spalle, è uno tra i primi a entrare in quella villetta, ma nonostante l'esperienza, alla vista della scena del crimine, si sente male e con fatica riesce a dire qualche parola davanti alle telecamere. È uno degli episodi più feroci che abbia mai visto in vita mia, senza scopo, senza senso. Queste sono le sue parole. Erika è sicura di aver visto in volto gli assassini di sua madre e del suo fratellino e con estrema lucidità li descrive, disegnandone addirittura lei stessa un identikit. Secondo Erika si tratterebbe di due albanesi che hanno tentato una rapina che è finita poi nel sangue. Uno dei due era corpulento, sui 100 kg, con una barba bianca, mentre l'altro avrebbe avuto 25 anni e sarebbe stato proprio lui a rincorrerla fino al piano di sotto, dove Erika ha corso a piedi nudi sul sangue della madre. Nel frattempo i giornali cominciano ad additare questi ipotetici albanesi, facendo scattare una vera e propria caccia all'uomo, una caccia allo straniero, venuto in Italia per uccidere le persone delle famiglie per bene. Viene persino organizzata una fiaccolata per protesta. Erika nel frattempo riconosce uno dei due aggressori nelle foto segnaletiche della polizia. L'uomo viene svegliato e perquisito nel cuore della notte. Ma per fortuna ha un alibi di ferro, perché la notte del duplice omicidio è stato visto da diverse persone giocare a bowling. Erika continua a piangere e a raccontare, ma agli inquirenti, che la vedono sicura come una trentenne, le sue dichiarazioni cominciano a destare sospetti, perché la ragazza comincia a cadere in alcune contraddizioni. Ma chi è la famiglia De Nardo? È una famiglia medio-borghese che abita in una graziosa villetta a Schiera a Novi Ligure, nel quartiere Lodolino, in via Don Beniamino da Catra. È composta dal papà Francesco, la mamma Susanna e due bellissimi figli, Erika di 16 anni e Gianluca di 11 anni. Francesco è impiegato in una nota azienda dolciaria, la Pernigotti, è un dirigente, mentre la moglie, Susanna detta Susi, è impiegata come contabile in un'azienda. Il figlio Gianluca frequenta la prima media e gioca a basket, mentre Erika, la più grande, ha 16 anni ed è la figlia che dà un po' più di preoccupazione ai genitori rispetto al fratello. Erika è una ragazza intelligente, ma non si applica nello studio.
Dopo 2 anni al liceo scientifico decide di cambiare scuola e iscriversi in un istituto tecnico come geometra alla scuola Don Giorgio di Novi Ligure, la stessa dove ha studiato Susi. I suoi genitori sono preoccupati, oltre che per il rendimento scolastico, anche per le frequentazioni poco raccomandabili della ragazza, per cui cercano di imporre delle regole abbastanza ferree, come quelle di non uscire la sera e di impegnarsi a scuola. Le lasciano però la possibilità di frequentare il suo ragazzo, Omar, che ha 1 anno in più di lei, che ha 17 anni, e col quale Erika passa la maggior parte del suo tempo. Nonostante lo spirito ribelle, Erika si adegua alle richieste dei genitori, non esce alla sera e cerca di impegnarsi di più a scuola. Tra alti e bassi, nelle dinamiche di una famiglia che sembra normale, dove non mancano incomprensioni e litigi, sembra andare tutto bene. Alla procura di Alessandria però qualcosa non quadra. Innanzitutto non ci si spiega per quale motivo dei rapinatori sarebbero dovuti introdursi in una villetta a Schiera alle 8 di sera con all'interno le persone in un quartiere così tranquillo. Non ci sono segni di effrazione, non ci sono impronte di persone estranee, non è stato rubato nulla. I vicini di casa hanno riferito che i 2 cani di famiglia, 2 spinoni, Stella e Olli, quella sera non hanno abbaiato ed erano cani abituati ad abbaiare sempre quando si avvicinava qualcuno che non conoscevano. Un'altra cosa che desta sospetti è la via di fuga utilizzata da Erika. Non riescono a capire perché ha utilizzato proprio la via di fuga dal garage, che era la strada più lunga. Inoltre, le impronte lasciate sulla ragazza nel giardino sono anomale, perché si tratta di impronte di una persona che non sta correndo, che non sta scappando. Sono chiaramente impronte di una persona che sta camminando. E poi ancora l'efferatezza e l'accanimento con cui sono stati uccisi Susi e Gianluca, con 97 coltellate. Il procuratore Carlese riporta Erika sulla scena del delitto e convoca anche Omar come aiuto morale. Dopo li riporta entrambi in procura e li lascia soli per 5 ore in una stanza. I 2 ragazzini non lo sanno, ma in quella stanza una telecamera li sta guardando e sta registrando i loro dialoghi. Omar è spaventato e Erika lo rassicura. Le dice: non ti preoccupare, non andrai in prigione, loro mi credono, io sono l'unica testimone. Il procuratore Carlese decide di far finta di niente. Li vuole riconvocare il giorno successivo, vuole avere in mano più prove. Il giorno seguente Erika e Omar vengono condotti nuovamente in quella stanza. Omar è di nuovo spaventato e Erika nuovamente lo rassicura. Poi a un certo punto Erika si scalda e mima delle coltellate e chiede al ragazzo: alla fine quante gliene hai date? Dopodiché hanno un battibecco. Omar le dice: assassina, e Erika le risponde: assassino sarai tu. Da questo momento in poi Erika non sarà più una ragazzina sopravvissuta a un terribile delitto. Da quel momento in poi sarà lei la responsabile della morte di sua madre e del suo fratellino. Da questo momento in poi Erika ha bisogno di un avvocato per affrontare gli interrogatori e il processo. Una tempesta si è abbattuta sui nostri sentimenti. Erika è stata arrestata per aver ucciso la mamma e il fratellino. Il 23 febbraio è il giorno dell'arresto dei 2 ragazzini e la notizia fa il giro del mondo creando sgomento e incredulità. Gli psichiatri descrivono il rapporto dei 2 ragazzi come totalizzante e morboso. Erika è descritta come una ragazza fredda, glaciale e determinata. Omar come un ragazzo fragile e passivo. Il delitto è stato organizzato per giorni nei minimi dettagli, ma non se ne capisce il movente. A parte
i solite incomprensioni all'interno della famiglia, nulla poteva fare immaginare un epilogo del genere. Omar addossa tutte le colpe ad Erika ed Erika fa lo stesso. Dopo 2 giorni il caso può dirsi risolto. Mancano però i dettagli ed è necessario stabilire le responsabilità dei 2 ragazzi. A questo punto ci penseranno le analisi, le autopsie, l'uso del luminol e lo studio delle tracce ematiche. I riscontri investigativi forniranno gli elementi di prova che costringeranno i 2 ragazzi a raccontare quello che è successo veramente e ad assumersi le proprie responsabilità. I risultati delle analisi di laboratorio effettuati dai RIS di Parma non lasceranno dubbi su quella che è la dinamica di quella terribile mattanza ed è una ricostruzione che fa davvero male. Il 21 febbraio il comandante dei RIS, Luciano Garofano, è in America, ma quando viene a sapere quello che è successo ritorna immediatamente in Italia per poter fare personalmente il sopralluogo di quella scena del delitto. Le tracce, i segni, le macchie di sangue all'interno di quella villetta raccontano quello che è successo quella sera del 21 febbraio, quando Susi e Gianluca sono rientrati dalla palestra. Intorno alle 19:30 di quel 21 febbraio 2001, Susi e Gianluca rientrano a casa. Gianluca va al piano superiore dove deve farsi un bagno, avendo appena finito gli allenamenti del basket, mentre Susi va in cucina. Qui trova Erika e le 2 cominciano ad avere una discussione, probabilmente sui cattivi voti della ragazza e sulle sue frequentazioni poco raccomandabili. Improvvisamente Erika afferra un coltello e sferra un primo fendente alla madre. Omar, che si era nascosto in bagno, dove si era già infilato un paio di guanti, accorre per aiutare Erika, che nel frattempo mette anche lei i guanti. I 2 riescono ad aggredire Susi alle spalle. Uno dei 2 le tiene una mano sulla bocca e insieme la accoltellano. La donna si divincola, riesce a sfuggire ai 2 ragazzi e precipita sul tavolo della cucina con un impatto così violento da spezzare il tavolo in 2. I 2 ragazzi però riescono a riafferrarla e continuano a coltellarla finché non sono davvero sicuri che la donna sia morta. In totale Susi riceve 40 coltellate. Omar racconterà che prima di morire Susi avrebbe gridato il suo perdono a Erika, implorandole di risparmiare il fratello. Nel frattempo, a causa del trambusto che si è venuto a creare, Gianluca è sceso al piano terreno, dove ha assistito impotente e atterrito all'omicidio della madre. I 2 ragazzini si accorgono della presenza di Gianluca e in quel momento inizia la sua brutale aggressione. Gianluca viene colpito una prima volta al pian terreno dalla sorella, come dimostra una macchia di sangue presente sul filo del telefono. Erika accompagna Gianluca al piano superiore cercando di farlo calmare. Questo è documentato dalle tracce di sangue, dalle impronte e delle menate lasciate sul muro, nonché dalle tracce di sangue di Gianluca e dalle goccioline di sangue che cadono dai coltelli insanguinati che i ragazzi hanno ancora in mano. Gianluca cerca di scappare dai 2 e questo si capisce dalle impronte che ha lasciato al piano superiore. Dopodiché si rifugia in bagno. Nel frattempo, per evitare che i vicini di casa sentano qualcosa, Erika alza lo stereo a tutto volume e infatti sulla manopola verranno trovate tracce ematiche. Gianluca, che si è rifugiato in bagno, non ha più vie di scampo. Erika cerca di ucciderlo facendogli bere del veleno topicida, ma non ci riesce. E allora tenta di ucciderlo affogandolo nella vasca da bagno. Ma anche questo secondo tentativo fallisce, perché Gianluca fa di tutto per salvarsi, lotta disperatamente. Morde il dito della mano destra di Omar che comincia a sanguinare
E allora i due ragazzi, che hanno con sé ancora i coltelli con i quali hanno ucciso Susie, cominciano ad accoltellare anche Gianluca. Gli danno 57 coltellate, fino a quando sono sicuri che è morto. Compiuto il crimine, i due tornano al piano terreno, dove hanno una discussione, perché Erika vorrebbe aspettare il padre per uccidere anche lui, mentre Omar è stanco, non se la sente più e decide di lasciarla lì, di andarsene a casa. Cercano allora di rimuovere le tracce di sangue e gettano uno dei due coltelli nella spazzatura, mentre l'altro rimarrà sul luogo del delitto. E poi Omar esce di casa e va via, si allontana col suo motorino. Sarà visto però da un passante che nota i pantaloni sporchi di sangue e che il giorno successivo, quando scopre quello che è successo, testimonia agli inquirenti quello che ha visto. «Ditemi dove ho sbagliato», ha chiesto Francesco De Nardo, quando i carabinieri, col dovuto tatto e delicatezza del caso, gli hanno comunicato che ad uccidere sua moglie e suo figlio era stata la sua bambina. E dove stiamo sbagliando? Se lo chiedono tutti i genitori italiani, come se quel delitto fosse in parte frutto di una società malata. Questo delitto fa paura, perché non è un delitto che nasce dal degrado o da un trauma, da una sofferenza. È un delitto che non si spiega. I De Nardo sono una coppia felice, ambiziosa, che vorrebbe raggiungere un gradino più alto nella scala sociale. Frequentano infatti un club di golf più prestigioso della zona e partecipano alle riunioni di un Rotary Club. Susanna e Francesco si sono conosciuti quando erano ancora molto giovani, ma si sono subito innamorati e hanno subito cominciato a fare progetti insieme, progetti solidi che hanno consentito a Francesco di diventare ingegnere e di costruirsi un futuro insieme. Hanno comprato una bella casa e hanno avuto 2 figli tanto desiderati che facevano crescere secondo principi solidi e sani. Susie è una donna molto religiosa, ha frequentato per un certo periodo di tempo anche testimoni di Geova e poi è rientrato nel solco della religione cattolica. Ha avuto la prima figlia Erika nell'84 e 5 anni dopo è nato Gianluca. I 2 fratelli andavano d'accordo, si volevano bene, giocavano insieme e guardavano la televisione. In un tema a scuola Gianluca scrive che Erika, la sua sorellina, è la sua migliore amica. E Erika invece in un suo tema scrive di essere una ragazza normale. Erika è una bella ragazza che col suo fisico, la sua statura e i suoi allineamenti potrebbe fare tranquillamente la modella. A Erika piacciono molto i vestiti, le piace vestirsi bene e ama fare shopping con la madre. Quei momenti con la madre in giro per i negozi sono uno dei pochi ricordi che la ragazza condivide con gli psicologi, che cercano di studiare il rapporto che aveva con i suoi genitori. Secondo gli psichiatri, Erika era una ragazza che fingeva sempre di essere quello che gli adulti si aspettavano che fosse, ma che in realtà era molto diversa. Ma può una bugiarda cronica diventare un'assassina? Una sua amica durante una trasmissione televisiva ha raccontato che Erika faceva uso di diverse sostanze e altri amici avevano raccontato che la ragazza era solita uscire di notte di casa di nascosto per passare fuori tutta la nottata. Tanti dicono che la ragazza fosse completamente cambiata da quanto frequentava Omar. Una storia d'amore quella con Omar, iniziata con uno sguardo furtivo, proseguita con una montagna di SMS e approdata poi nella camera da letto di Omar, dove i 2 ragazzi passavano la maggior parte del loro tempo. Ore passate a scambiarsi promesse d'amore e a progettare quel tragico delitto. Una famiglia perfetta, per bene. Ma allora che cosa è successo? Secondo gli psicologi non c'era scambio di emozioni, avveniva tutto su un piano di adeguatezza formale. In un tema in classe Erika aveva descritto la sua famiglia come magica, immensa, ed effettivamente a livello sociale era una famiglia molto rispettabile. Ma era una famiglia che puntava tutto sull'apparenza e sulla formalità.
A livello profondo mancava una comunicazione. Dalla perizia psicologica effettuata sui ragazzi, che cercava di dare una risposta profonda a quello che era successo, è emerso una distanza autentica tra Erika e le altre persone, e anche in Omar, che poi risulterà essere molto dipendente da Erika. Ci sono stati tanti tentativi da parte di Suzy di aprire un dialogo con sua figlia Erika. Tutti tentativi però che erano inadeguati allo scopo. Ad esempio, sono state trovate tante scritte fatte da Suzy sul diario di Erika, scritte in cui però la donna faceva citazioni alla Bibbia. Suzy non era una mamma assente, era una mamma presente, ma nonostante tutti i suoi sforzi, il suo mondo e il mondo di sua figlia non si toccavano. Erika nutriva un vero e proprio odio e rancore per i suoi familiari. Gli è stato persino trovato a casa un libro sul veleno per i topi e delle tracce di veleno per topi, quindi si è giunti alla conclusione che voleva provare ad ucciderli anche in quel modo. Gli psicologi sono convinti che sia stata Erika a trascinare il fidanzato Omar in quella delirante impresa, e sarebbe stata la richiesta di un atto d'amore, come aveva fatto qualche giorno prima quando aveva chiesto a Omar di picchiare un suo compagno di scuola. E anche Omar stesso ha ammesso di essere stato manipolato dalla ragazza, con la quale non vuole più avere nulla a che fare. A questa versione sembrano dare credito anche ai giudici, che hanno condannato Erika a 16 anni di reclusione e Omar a 14. Alla lettura della sentenza Erika scoppia in lacrime perché secondo lei è ingiusta. Entrambi comunque dovranno pagare. Erika e Omar, entrambi condannati, 16 anni a lei, 14 a lui, ritenuti capaci di intendere e di volere. Resteranno così in carcere. Gli psichiatri che hanno analizzato i due ragazzi li hanno giudicati capaci di intendere e di volere. La difesa invece chiedeva il vizio parziale di mente. Secondo la perizia, le patologie che affliggevano la personalità di Erika non le avevano impedito di capire cosa stava commettendo, e lo stesso vale per Omar. Entrambi i ragazzi in carcere hanno cercato una normalità, hanno studiato. Omar ha fatto un corso di informatica, mentre Erika ha terminato le scuole superiori e si è laureata in filosofia. Oggi entrambi hanno scontato la loro pena. Erika ha potuto sempre contare sull'affetto di suo padre, che non l'ha mai abbandonata e che l'ha aspettata a braccia aperte all'uscita del carcere. L'uomo ha dichiarato che ad uccidere sua moglie e suo figlio non è stata sua figlia, ma la malattia di sua figlia. Omar è uscito nel 2010, Erika nel 2011. Entrambi si sono rifatti una vita. Omar vive in Toscana con una compagna e Erika si è sposata. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!